Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. In realtà vi avevo promesso, quando eravamo a 661 iscritti, avevo fatto proprio un post su YouTube, su Facebook e su Instagram, che nel momento in cui saremmo arrivati a 666 avrei fatto lo speciale, appunto, per quanto riguarda quel numero. Ma il fatto è che non solo ci siamo arrivati, ma l'abbiamo superato in pochissimo tempo, ragazzi. Io non so veramente come ringraziarvi per tutto l'affetto, l'amore, la passione che ci mettete nel seguire questo canale. Non finirò mai di ringraziarvi e quindi vi prometto di fare un video speciale il più presto possibile, ma prima dovevo assolutamente fare questo video qui. Oggi inauguriamo questo nuovo format, questa nuova rubrica che chiamerò Ultimi Arrivi oppure Ultimi Acquisti. Ancora onestamente non ho deciso il nome effettivo della rubrica, ma comunque quello sarà. Insomma, vi mostrerò dei dischi o degli EP, insomma, che mi sono arrivati o che ho comprato di tasca mia, o che magari mi hanno inviato appunto le band o chi per loro, come sarà tra l'altro il caso di questo primo episodio, proprio per evitare di fare un video approfondimento di 30 minuti su un solo disco, ma potervi mostrare più dischi possibili, perché ne ho tantissimi in arretrato che vorrei mostrarvi da tanto tempo, e onestamente farci un video dedicato ogni volta ridurrebbe di parecchio le speranze di poterveli mostrare, non dico tutti, ma almeno la maggior parte di questi. In questo episodio parliamo di 2 dischi, in realtà poi magari potrei parlarne anche di 3 o 4, questa volta è andata così. E ringrazio per questi 2 dischi Roberto di Museo del Black Metal Italiano, e in questo caso di Black Mass Prayers, che appunto è l'etichetta che lui porta avanti insieme ad altri ragazzi, che mi ha inviato gentilmente questi 2 dischi da forse 2-3 mesi, forse anche di più, e veramente non so come ringraziarlo, e finalmente posso parlarvene. Vorrei partire con il disco meno complicato, diciamo, ma non per questo meno interessante della proposta, ovvero i Forest of Insomnia con Black Gaia, con questo artwork veramente magnifico onestamente, ma tutte le stampe della Black Mass Prayers sono fantastiche. Questo non è sponsorizzato assolutamente questo video, ma sono veramente fantastiche. Tra l'altro Black Mass Prayers ha stampato anche il disco di Pearl e poi Tacque, a cui ho dato testo e voce. Se volete ascoltare il disco o acquistarlo per supportarci, il link è in descrizione. Comunque, adesso parliamo di questo disco. Si tratta di un EP di debutto per questo progetto, ed è un progetto veramente molto interessante. Si tratta di un black metal, un black doom metal con tante influenze sul doom, che riescono, no, a cadenzare questa atmosfera, ti fanno sentire questa atmosfera quasi gotica, quasi classica. Non saprei esattamente come definirlo, è abbastanza particolare come idea, ma potete ritrovare dei riff molto alla Black Sabbath oppure ai Catatonia, per farvi capire un po' la direzione del progetto, almeno di questo disco. Mi sono informato un po' sulle tematiche, poiché ci sono questo EP è formato da 3 brani effettivi e 2 strumentali, tra cui, no, scusatemi, 3 strumentali, tra cui l'intro, l'interludio e l'outro. E le tematiche, anzi diciamo proprio il testo, è tratto da delle poesie, proprio pari, da delle poesie di James Joyce, che, vi dico la verità, era un autore che non ho mai approfondito più di tanto, ma queste poesie sono veramente meravigliose, ed è bello quest'idea, che non so se è voluta onestamente, ma secondo me è proprio un'idea di partire dalla notte fino ad arrivare alla mattina del giorno successivo, proprio anche in senso metaforico, ma secondo me anche in senso fisico. Infatti c'è il primo brano dopo l'intro che si chiama Nightscape, ed è tratto proprio dall'omonima poesia di James Joyce, è tipo uno scioglilingua, ve lo giuro, scusate quindi se ogni tanto mi inceppo mentre nomino il nome. Ma comunque è tratto da questa poesia omonima chiamata Notturno in italiano, che vi consiglio vivamente di leggere perché è bellissima. Se masticate bene l'inglese potete leggerlo magari direttamente dal testo del brano, altrimenti andate a vedere la traduzione in italiano, perché ci sono dei termini parecchio complicati onestamente. Comunque è una poesia fantastica che parla proprio della visione che ha l'autore della notte. Diciamo che un po' James Joyce è abbastanza famoso per il rapporto che ha lui con la fede cristiana, che aveva lui con la fede cristiana, e quindi, e infatti queste poesie, diciamo, non sono da meno.
ed è molto però affascinante andare a capire come lui considera la notte unito a questo concetto di fede molto profondo e molto particolare che ha lui. E loro riescono veramente a concepire questa poesia in musica, a trasportare in musica questa poesia con i rallentamenti giusti, con anche la batteria stessa che va esattamente dove deve andare, è essenziale ma fatta divinamente. E proprio questi rallentamenti quasi cadenzati, quasi tombali, no? È veramente una canzone fantastica ed è forse la mia preferita dell'EP, ma in realtà anche gli altri non è che sia da meno. Sono riusciti veramente nell'impresa di musicare queste poesie in maniera divina. E vi dicevo di questo concetto, no, di passare dalla notte al mattino il giorno dopo, perché ad esempio poi c'è From Day with Dreams, cioè dai sogni rugiadosi, che appunto è sempre poesia di James Joyce, è sempre una poesia sua, con il testo preso pari pari dalla poesia, che parla invece dell'alba, cioè in realtà è un concetto molto più profondo, la poesia è molto più profonda, ma a livello, posso dirvi, fisico, proprio a livello visivo, ti viene in mente l'alba, appunto, dalla rugiada, dalle foglie bagnate dalla rugiada, che inizia in questo modo, insomma, la poesia. E anche questo dà proprio il senso, anche a livello musicale riescono a passare da un brano molto più cupo, molto più notturno, molto più da ascoltare, no? Nel silenzio, diciamo, nella notte, a un brano più quasi più allegro, non vorrei dire allegro perché veramente fuorvierei completamente la proposta, però è comunque un brano un po' più adatto ad essere seguito e ascoltato ed eseguito magari in una mattinata all'alba. Ti dà proprio l'idea dell'alba ed è qualcosa di assurdo che pochissime band riescono a fare, proprio a concepire in musica quello che poi vanno a trasmettere anche con i testi. L'ultimo brano, A Prayer, in realtà è più un brano, sempre preso ovviamente da una poesia di James Joyce, è più un brano dedicato all'amore sofferto, però all'amore che ti consuma, quell'amore lì che non è corrisposto, che comunque è proibito, è impossibile. E quindi parla un po' più di queste tematiche, ma anche da questo punto di vista possiamo vederci il giorno, no? Un giorno nuovo, perché appunto inizia proprio in un modo che ricorda la mattina. Quindi secondo me ritorna molto questo concetto di passare dalla notte al giorno. E se non è così ho completamente frainteso la proposta, però vabbè, alla fine ognuno ci vede e ci sente quello che vuole nell'arte, nella musica. E vi dicevo che comunque A Prayer penso sia, tra quelle che ho letto, almeno che ho approfondito in questi giorni, delle poesie di James Joyce, la più bella. Veramente bellissima, è una poesia sofferta, sentita, e credo che musicarla, metterla in musica sia stata una scelta azzeccatissima. Quindi per concludere, le mie impressioni sull'EP sono assolutamente positive ed è una musica raffinata. Ecco, credo che proprio la parola che descriva appieno i Forest of Insomnia, o comunque questo EP, sia raffinato, classico, elegante, al posto giusto, nel momento giusto, con i rallentamenti nel momento giusto, e anche con questi interludi quasi da musica classica. Ovviamente prendete sempre le mie parole con le pinze, se non sono un'esperta musicista non mi azzarderei mai a pensare questo, a dire questo, però mi sa molto veramente di classicismo, comunque di raffinatezza e di eleganza, e credo che queste siano le parole per identificare questi brani, questo EP. La seconda proposta di cui vi parlo è un disco in realtà totalmente differente, sia nelle intenzioni che proprio nel genere stesso rispetto ai Forest of Insomnia. Si tratta sempre di un progetto italiano stampato dalla Black Mass Prayers e al suo debutto, e in questo caso appunto i due dischi hanno qualcosa in comune, ma non sarà sempre così nella rubrica, in realtà è una casualità questa più che altro. Comunque parliamo di Le Orla con con l'EP Remor, che credo si pronunci così, io ve lo dico, la mia pronuncia in francese si ferma
alle mie vecchie conoscenze delle medie, quindi davvero mi dispiace se topperò ogni pronuncia possibile in questo video, mi dispiace veramente tanto, ma spero possiate perdonarmi. Je lui mettrai des voiles pour qu'il avance mieux. Questo progetto vi dicevo che è complicato più che altro nelle intenzioni, più che nella struttura musicale, perché non è che abbia chissà quali strutture musicali, armoniche complesse o complicate, ma è proprio complesso e complicato appunto nel genere, nelle intenzioni. Comunque ora vi spiego bene. Allora, partiamo dall'inizio. Le Orla il nome proprio è tratto da un racconto horror di Guy de Maupassant, che io spero di aver pronunciato bene, ma non avrò pronunciato bene mai nella vita. Comunque avete capito di chi si tratta. Ed è un racconto horror molto molto particolare, scritto alla fine del 1800, seconda metà del 1800 comunque. E parla di questo essere chiamato appunto Le Orla in originale, che praticamente è come una sorta di vampiro psichico, quasi un alter ego del protagonista, che poi a lungo andare lo porterà alla pazzia, praticamente. Avevo letto un commento su YouTube di un canale meraviglioso, se non lo conoscete mi raccomando passateci, di una ragazza chiamata Luna la Mia su YouTube, che fa veramente dei video fantastici in cui unisce il metal a delle letture soprattutto gotiche e horror, fantastico. E proprio diceva che molto probabilmente l'autore appunto del libro, del racconto, abbia anagrammato il nome Colera, poi andato a diventare Orla, Le Orla. E quindi era molto interessante come concezione, come teoria, ve la volevo dire perché veramente è molto probabile che sia così, perché appunto all'inizio del suo racconto si parla del colera. A livello musicale, a livello proprio di genere in sé, se vogliamo inquadrarlo in qualche genere, possiamo parlare di depressive black metal, ma con tantissime influenze, ad esempio del dark ambient, ad esempio del post rock, della gothic wave. Ecco, alcuni passaggi mi hanno ricordato i Dead Can Dance, non so se qualcuno di voi li segue, insomma sono abbastanza famosi come gruppo, e mi hanno ricordato molto appunto quelle influenze. Alcune influenze mi hanno ricordato Happy Days, Live Lover. Ed è molto curioso questo perché io vi consiglio ovviamente di andare a vedere l'intervista fatta ai due ragazzi da Roberto al Museo del Black Metal Italiano, magari ve lo linkerò, se mi ricordo ve lo linko qui sotto. Ha fatto un'intervista bellissima in cui praticamente il ragazzo che ha cantato spiegava che in realtà il maggior compositore era l'altro ragazzo e lui invece quello che ha cantato, che era ossessionato, nel senso che a cui piaceva molto il depressive, e quindi è molto particolare che in realtà la composizione in sé sa molto di depressive. Le vocals in particolare sono molto molto fighe, molto molto particolari, e spiegava anche sempre Alex, se non ricordo male si chiamava il ragazzo che ha cantato, lo spiegava in intervista che voleva fare qualcosa di fuori dal comune, di qualcosa che lo distinguesse, no, a livello vocale, e non solo anche a livello intenzione. Devo dire che secondo me ci è riuscito benissimo. È un peccato, veramente peccato, che non si possano leggere i testi delle canzoni, che sono tutte in francese tra l'altro, ma comunque spiegavano nelle interviste sono tratte da poesie di Rimbaud. Ma non solo sono tratte, ma come è successo per i Forest of Insomnia, proprio sono dei passi di poesie tratti pari pari dalle poesie originali e messi come testo, ecco. Parlando più nello specifico del disco in sé, questo disco è un viaggio veramente molto molto profondo. Vi devo dire che, sebbene a livello personale ovviamente abbia apprezzato più questo dei Forest of Insomnia, nonostante siano due generi completamente diversi, quindi è proprio un qualcosa di soggettivo, perché io apprezzo molto di più questo tipo di lavori. Nonostante abbia apprezzato appunto più questo lavoro, ho ascoltato molto molto più spesso i Forest of Insomnia, perché comunque devi avere un certo mood per ascoltarlo, non è facilissimo, non ti entra subito in testa, ecco. Come direbbe proprio Roberto, non è di facile assorbimento, ecco, come disco. Effettivamente hai bisogno di un certo tot di tempo per entrarci dentro e per affrontarlo, perché davvero si sente molto quello che i ragazzi hanno improntato
nel disco, si sente molto la loro sofferenza, no? Quasi la loro tristezza, ma anche quella vena poi orrorifica. E devo dire che, non essendo appunto facile come viaggio, proprio per questo è da affrontare, no? Come tutti i viaggi. Tutti i brani secondo me a modo loro sono molto interessanti e molto apprezzabili. E quelli che io personalmente ho apprezzato di più sono stati il primo, Enfant, e mi ha colpito molto il fatto che il secondo brano, Plaisir du Devoir, fosse strumentale, totalmente strumentale, no? Solitamente si tende a metterli o all'inizio o alla fine o a metà, insomma, del disco, invece loro hanno deciso di metterlo lì e devo dire che comunque ci sta bene. Poi la title track è bellissima, fantastica, ma la mia preferita in assoluto è che non so onestamente come cavolo si pronunci, perché mi viene Sensation, ma mi sembra spagnolo come termine, quindi non ne ho idea. Comunque Sensation, ecco, sensazione, quella lì, la quinta traccia se non ricordo male. Molto molto bella, secondo me veramente forse la più bella del disco, sia per i vari riffing proprio alla Life Lover, Happy Days, no? Proprio li senti tutti, ma anche questa vena gotica, dark ambient, fatta veramente bene, mi è piaciuto veramente tanto. La seconda traccia, ad esempio quella strumentale, la cosa bella è che sia praticamente una ripetizione di uno stesso pattern per più volte, ma non ti stanca. È un qualcosa che tende a quasi rincretinirti, no? Se volete passarmi il termine, insomma, quasi ad assuefarti, se vogliamo usare il termine più giusto. Ed è veramente particolare, non è da tutti riuscire a fare questa cosa. Io ho apprezzato veramente tantissimo. E vi dicevo che vi invitavo a vedere questa intervista perché anche il modo in cui loro si sono conosciuti è molto particolare, quasi tutto molto casuale, quasi tutto guidato dalla mano del destino, no? Veramente figo. Loro erano entrambi di Torino, poi sono trasferiti in Val di Susa, quindi nello stesso paese, a 6 mesi di distanza l'uno dall'altro, e sono per puro caso incontrati tramite un amico in comune e hanno cominciato a fare musica insieme, si sono trovati a livello di feeling. E quindi è veramente una cosa molto particolare. E poi vabbè, quelle zone sono stupende. Infatti la copertina del disco, che sicuramente vi farò vedere meglio adesso, poi in post produzione farò vedere meglio, ma è veramente bella ed è tratta, è proprio una foto scattata a un parco, insomma una zona della Val di Susa, scusate. E quindi è veramente zone fantastiche e magiche, così come questo incontro, così come questo disco. In conclusione, quindi, davvero è un disco meraviglioso. Io non vedo l'ora che i ragazzi facciano altro. A quanto ho capito sono già al lavoro su altro, quindi davvero non vedo l'ora di ascoltare, perché mi ha totalmente conquistato. Mi sono innamorata di questo disco ed è un album che veramente tendi a voler riascoltare spesso, nonostante non è facile il riascoltarlo, perché è molto, molto introspettivo. Ecco, se le parole per i Forest of Insomnia erano elegante, raffinato, le parole per questo disco, per le Orla e per Remor, sono sicuramente introspettivo, affascinante, misterioso. Bene ragazzi, io spero di non avervi tediato molto. Alla fine dico sempre che non voglio fare approfondimenti chissà quanto lunghi e poi escono sempre video di 40 minuti. Spero che in questo caso sia diverso. Io vi ringrazio vivamente per avermi seguito fino a qui. Vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e a lasciare un commento qui sotto dicendomi cosa ne pensate di questi dischi. Un abbraccio e, come sempre, lead the fire.